Sono curiosissimo, pesa esattamente 247,9 grammi, che con la micro SD passano a 248,2 grammi. Fantastico! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele, ancora una volta in compagnia del nuovo attesissimo DJI Mavic Mini. A differenza del precedente video che trovate nella scheda qui in alto a destra, questa volta siamo da soli, io, voi, Pac-Man, come piace a noi. E se nel precedente video abbiamo effettuato la prima prova di volo vera e propria con l'aiuto di Antonio che ci ha spiegato un po' le dinamiche, la normativa europea italiana oggi e tra un anno, beh, in questo video ci concentreremo sull'unboxing e analizzeremo più nel dettaglio il drone da vicino. E sono curiosissimo di scoprire quanto pesa davvero. Prima di aprire questa confezione però e scoprire il suo contenuto, un breve riepilogo. Si tratta del primo drone DJI sotto i 250 grammi, 249 per l'esattezza, e questo permette e permetterà con l'entrata in vigore delle nuove normative europee di poter utilizzare questo DJI Mavic Mini in tantissime situazioni senza patentino e senza assicurazioni. È disponibile in due versioni. Questa è la versione base, quella che era subito disponibile, quindi ho deciso di comprarla senza pensarci troppo. È la versione combo che forse pensandoci meglio avrei preferito, in quanto se questa, la versione base, comprende il drone, il radiocomando, una batteria e due eliche di scorta, la versione combo per 100 euro in più comprende, oltre a tutto quello che vi ho già elencato della versione base, anche due batterie aggiuntive, caricabatterie multiplo, paraeliche, borsa per il trasporto che in realtà è più un astuccio, ulteriori eliche di riserva e poco altro. Comunque, considerando che questa costa 399 e la combo 499 euro, forse conviene leggermente più comprare la versione combo, e le trovate entrambe linkate qui sotto in descrizione video. Ok Mavic Mini, è il tuo momento, fai vedere chi sei. Finalmente, dopo tanta attesa, quasi non mi sembra vero. Sulla parte frontale della confezione troviamo l'immagine principale del drone con il suo motto, The Everyday Fly Cam, la telecamera volante di tutti i giorni, o per tutti i giorni. In basso a destra troviamo invece la caratteristica più importante, ovvero il peso ultraleggero di 249 grammi. Immagine del drone chiuso, mentre nella parte posteriore troviamo sempre il drone chiuso e in più il radiocomando molto simile a quello della gamma Mavic di DJI, appunto, con uno smartphone già montato. Sulla parte laterale troviamo le caratteristiche più importanti di questo piccolo drone: ultraleggero, 249 grammi, 30 minuti di autonomia di volo, e credetemi ci arriva molto vicino, 4 km di trasmissione video per la versione FCC2 per questa europea, Vision System più GPS, ovvero la VPU per usarlo al chiuso più il GPS, gimbal a 3 assi meccanico con cam 2.7K, un sistema semplificato di registrazione e editing video, e poi tutto il resto scritto in cinese, ma sono le stesse cose in doppia lingua. Ma bando alle ciance, apriamolo. Voilà. Prima cosa che notiamo, il radiocomando ha praticamente la stessa dimensione del DJI Mavic Mini chiuso. E partirei subito con un primo sguardo al radiocomando. Vediamo come è fatto. Beh, esteticamente nelle dimensioni è praticamente identico alla controparte per i modelli della linea Mavic più costosi, come il DJI Mavic 2 Pro. Ovviamente si tratta in questo caso di un radiocomando molto semplificato con poche funzionalità montate a bordo, pochi tasti, specialmente se lo confrontiamo con quello del DJI Mavic 2 Pro come in questo caso. Infatti qui non abbiamo display, non abbiamo levette aggiuntive, tasti aggiuntivi, e anche dietro c'è davvero molto poco. Nella parte frontale abbiamo la scritta DJI, 4 LED che ci indicano lo stato della batteria, 3 tac, devo ricaricarla, tasto per il ritorno a casa automatico, stick di controllo che, come vedete, hanno gli stick removibili e sono neri in questo caso, si avvitano praticamente in un
istante e hanno un loro alloggiamento per essere riposti quando non utilizzati. Ecco fatto. Ottimo feedback, danno una bella resistenza e questa seghettatura superiore permette un ottimo grip. Credetemi, permettono di pilotare il Mavic Mini in maniera molto agile e precisa. E nella parte frontale non abbiamo praticamente nessun altro tasto se non qui sotto l'alloggiamento per lo smartphone. A sinistra abbiamo l'alloggiamento per il cavo da connettere dal radiocomando a telefono, mentre nella parte destra niente, non è presente lo switch per passare da modalità sport cinematica a modalità classica. Purtroppo questa è una piccola pecca da segnalare assolutamente. Abbiamo il tasto per lo scatto delle foto, il tasto è a clic singolo senza corsa, a differenza del radiocomando del Mavic 2 Pro. Questo significa che il Mavic Mini è dotato di messa a fuoco singola, fissa, verso infinito, e non quella messa a fuoco selettiva di cui è dotato il Mavic 2 Pro, ad esempio Mavic 2 Zoom, che sì, è ottima a fini professionali, ma a fini hobbistici spesso è più un problema che porta a buttare a volte interi video. Poi abbiamo ovviamente il tasto per avviare e stoppare la registrazione, le due antennine che si aprono come in tutti i radiocomandi della linea Mavic, mentre sopra abbiamo una singola rotellina che serve per inclinare il gimbal. A destra non abbiamo la seconda rotellina, quindi non possiamo regolare manualmente l'esposizione, mentre dietro non abbiamo nessun tasto. Sul Mavic 2, Mavic 1 comunque sono presenti due tasti ulteriori programmabili, invece qui no, è molto più semplice e pronto all'uso anche per i principianti. Qui sotto troviamo, tutto rinchiuso in questa piccola scatolozza, scatolozza non so nemmeno se si può dire, tutti gli accessori, sì, un po' pressati qui dentro. Abbiamo innanzitutto il cavo di ricarica, niente USB-C ma un classicissimo USB a micro USB che carica la batteria in 40 minuti circa. Utilizzate un buon caricabatterie perché non è incluso nella confezione. Due stick di ricambio in caso dovessimo perdere quelli già montati sul radiocomando. Poi questo voglio aprirlo perché è la vera chicca del DJI Mavic Mini. Sì, avrete già capito di cosa si tratti, ragazzi. Questo è il fantastico cacciavitino marchiato DJI da portarci sempre insieme se dovessimo rompere le eliche e volessimo cambiarle. Abbiamo poi due eliche di ricambio, una per tipo, ovviamente tre cavetti per connetterlo a tre tipologie diverse di smartphone, quindi Lightning, micro USB e USB-C, e praticamente nient'altro. Poi c'è questo piccolo tagliandino molto simpatico che voglio mostrarvi, che nella parte superiore ci mostra come utilizzare il DJI Mavic Mini. Ad esempio possiamo utilizzarlo per condividere le nostre foto sui social, possiamo utilizzarlo come regalo di compleanno, di Natale a qualche nostro amico, possiamo usarlo come un oggetto da collezione da mettere in bella mostra, possiamo utilizzarlo per dipingerci sopra le nostre creazioni con il kit appropriato che si attacca sopra alla scocca del Mavic Mini, e invece non dobbiamo utilizzarlo per alimentare dei barbecue, non dobbiamo utilizzarlo per metterci le mani o le zampe sopra, non dobbiamo utilizzarlo per portare la spesa, ma questa sarebbe una bella idea, lavoraci su DJI, mi raccomando, e forse questa è l'unica cosa un po' più sensata, non dobbiamo utilizzarlo in condizioni meteorologiche avverse. Poi abbiamo la solita sfilza di manuali e manualetti che vi consiglio di leggere, in quanto qui sopra c'è anche il QR code per scaricare l'applicazione sul vostro telefono. Qui non c'è nient'altro, quindi ora possiamo passare al pezzo forte. A primo impatto potrebbe sembrare un fragile giocattolino, ma in realtà è molto solido, non si piega, non ha scricchioli strani come sapete quei giocattolini, quei dronini giocattolo cinesi da pochi euro, ma è molto ben fatto. Anche le plastiche sembrerebbero un po' cheap, ma sono in realtà molto solide, ben verniciate e con un bel feedback al tatto. I motori ovviamente sono brushless con
la vitarella da svitare e avvitare per cambiare le eliche che si piegano, come potete ben vedere, motori molto piccoli ma che, come abbiamo visto nella prova di volo, fanno egregiamente il loro lavoro. Nella parte inferiore invece notiamo subito che la plastica è molto particolare. DJI ha sicuramente dovuto ingegnarsi un po' per rientrare nei 249 grammi. Il sistema di raffreddamento di questo drone è molto semplice e queste bocchette sono praticamente necessarie per raffreddare il drone. Comunque abbiamo qui 4 LED con lo stato di carica della batteria che viene mostrato semplicemente premendo il tasto di accensione. Nella parte inferiore troviamo il sistema VPU composto da sonar e telecamerina centrale. Un singolo LED di posizionamento purtroppo non abbiamo sui bracci esterni, un vero peccato, mentre qui dietro abbiamo l'ingresso micro USB per la ricarica e l'ingresso per la micro SD. Non c'è uno sportellino di gomma, sono a vista, potrebbe entrare della polvere, quindi cercate di tenerli ben puliti. Segnalo subito una piccola criticità, ragazzi, infatti la batteria è rinchiusa qui dentro sotto questo sportellino che copre il vano batteria, appunto, che come vedete si apre e chiude in questa maniera, ma il problema è che i gancetti di questo sportellino sono in plastica molto sottili, quindi chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, con il tempo potrebbero rovinarsi o addirittura rompersi e comportare che lo sportellino rimanga sempre aperto, e sarebbe un bel problema. Ovviamente è tutto da vedere, ma io consiglierei comunque, per evitare problemi, di caricare sempre la batteria con micro USB, per evitare sempre di aprire e chiudere questo sportellino. Batteria che si estrae tramite questo semplice gancetto, e la batteria è scritto tutto in minuscolo su questo drone, è una 7.2 volt 2400 mAh che garantisce, come abbiamo già visto sulla confezione, circa 30 minuti di autonomia. Inseriamo nuovamente la batteria nell'alloggiamento, chiudiamo. Sulla parte laterale troviamo la scritta Mavic Mini, mentre nella parte frontale troviamo le due feritoie che in realtà sono finte, ovvero sono delle grigliette di areazione, sembrerebbero dei sensori di ostacoli, ma in realtà non c'è nessuna cam qui dentro. Poco sotto troviamo il gimbal con annessa camera, che è protetto da questo coprigimbal di plastica a singolo gancio. Come vedete, state molto attenti quando lo inserite, perché non è facile centrare subito il gimbal. Ecco, ora è centrato, prima no, quindi prestate molta attenzione. Il gimbal è meccanico a 3 assi, ovviamente è tutta plastica, non abbiamo un rinforzo in metallo come la linea Mavic Pro e Mavic 2, è ovviamente più leggero, quindi non pensiate di avere le stesse prestazioni del gimbal di un Mavic 2 ad esempio. Questo sì è ottimo, ma con vento moderato o forte tende ovviamente un po' a cedere, ma è normalissimo che sia così, è un limite che ovviamente è imposto dai materiali utilizzati. La cam invece da 12 megapixel, 2.7K, 30 fps o 60 fps in Full HD ha il sensore leggermente decentrato, ma penso sia una semplice scelta estetica che, ragazzi, credetemi, a me ricorda davvero da vicino il sensore cam più gimbal dell'Osmo Pocket. Sarà una mia impressione, ma sono quasi identici. Sono curiosissimo, pesa esattamente 247,9 grammi, che con la micro SD passano a 248,2 grammi. Fantastico! Senza batteria invece vediamo a quanto arriva il peso del Mavic Mini. Arriva a 150 grammi, quindi la batteria pesa praticamente da sola 100 grammi, un dato molto interessante. I bracci si aprono molto facilmente in questa maniera, prima quelli frontali, come vediamo scritto anche su questo adesivo che ho lasciato per vostra comodità, poi si ruotano quelli inferiori posteriori, così. Ed ecco che il Mavic Mini è ora
aperto, che ora andiamo a confrontare nelle dimensioni con un ben più mastodontico DJI Mavic 2 Pro. Guardate, è praticamente grande la metà e pesa un terzo o un quarto. Sulla parte laterale troviamo anche la scritta ultralight 249 grammi, quindi se qualcuno vi ferma ditegli no, questo è un drone super leggero, pesa meno di 250 grammi. Una piccola curiosità ragazzi, in Giappone dove le regole dell'aria sono diverse dalle nostre, il DJI Mavic Mini è in vendita nella variante da 199 grammi con una batteria leggermente meno performante e che mi piacerebbe molto poter testare. Notiamo che ci sono molte griglie per la reazione per aiutare un po' il sistema, che è composto da una singola ventolina posta nella parte inferiore, quindi è davvero molto semplice. Vi faccio notare un altro dettaglio molto interessante, infatti i bracci anteriori, per risparmiare ulteriormente peso, sono di plastica solo sopra e sotto, mentre la parte centrale, la polpa del braccio, è in realtà in gomma piuma, sia qui sia qui sotto il motore, dove in realtà dovrebbe esserci un LED di segnalazione. Qui e qui a entrambi i bracci è gomma piuma per risparmiare qualche grammo. Le antenne penso che siano posizionate qui nei bracci anteriori, in quanto quelli posteriori praticamente non ci sono. Abbiamo questi due gommini per farlo atterrare in sicurezza e direi che praticamente non c'è nient'altro. È costruito comunque molto bene, con cura, sembra davvero un DJI Mavic Pro in miniatura. Anche in questo caso possiamo notare i cavi che passano dalla parte interna del drone al braccio verso il motore, così possiamo valutare se si sta consumando questa parte oppure no. Prestateci sempre un po' di attenzione ragazzi. Proviamo ad accenderlo per scoprire se tutto funziona correttamente. Si preme una prima volta e una seconda subito dopo tenendo premuto, con la classica musichetta DJI. Il gimbal ora si sta calibrando, guardate, abbiamo il singolo LED posteriore e nient'altro. In realtà bisognerebbe accendere, mi raccomando, sempre prima il radiocomando e poi il drone. Un rapido sguardo all'applicazione ragazzi, che ora è molto semplice, dovrebbe aprirsi automaticamente, infatti eccola qui, GoFly, e siamo subito accolti nell'interfaccia del drone. Possiamo abbassare e alzare il gimbal, perfetto, è tutto un po' da calibrare. Comunque vediamo cosa troviamo. Troviamo gli alert, tutto in inglese per ora ovviamente, non so se sarà tradotta in italiano, i satelliti agganciati, il segnale radio, la batteria che ora è carica, il tempo di volo stimato rimanente, è una funzione molto utile, possibilità di switchare da scatto singolo a scatto temporizzato. Inoltre i video possono essere, come vi ho già detto, 2.7K 25-30 fps oppure Full HD 25, 30, 50 e 60 fps. Abbiamo 4 Smart Fly che non mi fa vedere ora, ma sono sostanzialmente drone mode, rocket, circle mode e anche la spirale. Nient'altro per ora. Poi abbiamo qui in basso il valore di esposizione, possiamo anche impostarlo manualmente. Ovviamente dobbiamo switchare prima in modalità fotografica perché in quella video non è possibile. Ho l'ISO a 100, non si vedrà mai niente così, mettiamolo a 3200, vabbè, sono al chiuso ora, ovviamente è buio. Poi a sinistra abbiamo i chilometri orari sia in ascesa, discesa e in orizzontale, distanza e altezza del drone da noi, la mappa GPS però senza particolari funzioni, mentre direi che non c'è davvero nient'altro di importante. Questo è per decollare e per tornare a casa, il return to home insomma. Questa è la mappa dell'applicazione che ci mostra le no fly zone come l'aeroporto qui di Bari dove non è possibile decollare. E infine abbiamo le impostazioni, molto poche in realtà: centrare il gimbal, aggiornare il punto di ritorno a casa, connettersi al drone,
sicurezza con altezza e distanza massima raggiungibile, altezza di ritorno a casa, calibrazione IMU e bussola, trova il mio drone, configurazioni avanzate per gli stick con blocco dei motori di emergenza, controllo, fly mode, quindi il cinematico, position e sport, che possiamo switchare anche qui in alto premendo sul simbolino, sport, cinematic e modalità normale, gimbal mode, follow mode o FPV, che sarà un po' più diretto rispetto al follow classico, calibrazione del gimbal, ecco, possiamo switchare anche da mode 1, mode 2 a mode 3 e anche personalizzato, questo è interessante, calibrazione del radiocomando, volo per principianti, un po' di guida insomma, camera 4/3 16 noni, non possiamo selezionare altro, formattare la micro SD, impostare una griglia, filtri vari anti-flicker, histogramma, non c'è moltissimo per ora. Trasmissione, possiamo switchare, io ho volato in 2.4 GHz, ma possiamo switchare automaticamente o manualmente nei canali disponibili. Bene ragazzi, rieccoci qui. Cosa dire in conclusione di questo nuovo DJI Mavic Mini? Beh, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Se a un primo sguardo, specialmente non attento e non esperto del settore droni, potrebbe sembrare un giocattolino, in realtà una volta preso in mano e soprattutto una volta fatto volare, il DJI Mavic Mini si manifesta per quello che è davvero, ovvero una telecamera volante da utilizzare tutti i giorni, specialmente a fini hobbistici, in quanto il sensore, come abbiamo visto nella precedente prova e che vedremo nella prossima prova, nel prossimo video, sì, è di buona qualità, ma ovviamente non paragonabile a un DJI Mavic 2 o droni semi professionali o professionali, ma per l'uso di tutti i giorni, per essere portato in borsa o in tasca ed essere utilizzato in giro per farsi una bella foto o dei bei video dell'area circostante, direi che è il drone perfetto per un hobbista. Diciamolo, questo DJI Mavic Mini in molti aspetti non è perfetto, come ad esempio le eliche che ci costringono a portarci dietro un piccolo cacciavite come succedeva 10 anni fa con i vecchi droni, oppure l'assenza di sensori di ostacoli frontali, oppure l'assenza di una cam 4K, assenza di photo RAW, assenza di smart flight avanzate che magari potrebbero essere aggiunte in un prossimo futuro, però per ora è un drone che va comprato per quello che è, ovvero una piccola telecamerina volante di media alta qualità utilizzabile praticamente da tutti e quasi ovunque, e questo è un pregio non da poco. Se posso fare un piccolo appunto ragazzi, io avrei preferito un DJI Mavic Mini con un design leggermente diverso, non che questo sia brutto, ma è praticamente identico al DJI Mavic Pro 1 e 2, e diciamo che DJI con i suoi droni si è sempre molto differenziata come design da modello a modello. Questa è la prima volta che realizza un drone che è praticamente la copia estetica di un altro, però più piccolo, ma comunque si tratta solo di gusti estetici, rimane molto ben fatto e bello da vedere, soprattutto quando avremo la bella teca / carica batterie in cui riporlo e metterlo in bella mostra. Ve la recensirò quando la riceverò. Nei prossimi giorni arriveranno nuovi video dedicati al DJI Mavic Mini e soprattutto video confronti con altri suoi concorrenti di fascia di prezzo molto simile. Vi ricordo che se volete acquistare il DJI Mavic Mini trovate il link per la versione base, la versione combo ed eventuali accessori tutti qui sotto in descrizione video, insieme ad eventuali coupon che sicuramente verranno fuori nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma vi ricordo che i coupon non sono eterni e io li pubblico sempre aggiornati sul nostro canale Telegram che trovate linkato qui sotto in descrizione video. Insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, entrateci perché siamo già oltre 11.000 utenti, quindi una grande famiglia, e il nostro canale Instagram ufficiale. Ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questo DJI Mavic Mini, vi piace? Sì, no, lo comprerete, l'avete già comprato, non vi interessa? Parliamone insieme
insieme qui sotto nei commenti. Se avete qualsiasi dubbio o domanda, chiedete pure. Io sarò ben felice di chiarire tutti i vostri dubbi. Infine ragazzi, se volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri video sono assolutamente gratuiti e non vi chiediamo nessuna donazione e nessun abbonamento, ma un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E direi che questo per ora è davvero tutto dal DJI Mavic Mini. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Games. Ciao ragazzi!